Ciao, hackerine e hackerini. Ma ci pensi che qualcuno potrebbe guardare dentro casa tua, proprio adesso, senza che tu lo sappia? No, non è la nonna che ti controlla se hai rifatto il letto, è molto peggio. Se hai una telecamera in casa e non l'hai mai protetta, questa possibilità è molto più reale di quanto pensi. Oggi parliamo delle telecamere, del perché sono una miniera d'oro per chi vuole spiare e soprattutto come difendersi. Preparati, perché alcune cose ti sorprenderanno. Ora, non è solo questione di tecnologia, parliamo della tua privacy più intima, quella degli spazi che consideriamo sicuri, il salone, la cucina, la camera da letto, posti dove nessuno dovrebbe poterti osservare. Ed invece migliaia di telecamere sono potenzialmente visibili da chiunque, in qualunque parte del mondo. Un'analisi di BitSign, un'azienda americana specializzata in cybersecurity, ha scoperto circa 40.000 telecamere di sorveglianza completamente esposte su internet, senza password o protezioni. E non parliamo solo di paesi lontani, più di 1.000 erano soltanto in Italia. E perché succede? Beh, nella maggior parte dei casi per pura pigrizia digitale, tipo lasciare le password predefinite, cioè quelle preimpostate dal produttore, ad esempio admin, praticamente è come comprare una porta blindata e lasciare la chiave infilata nella serratura. Oppure non aggiornare mai il firmware, che in parole semplici è quello che fa funzionare il dispositivo. Se non lo aggiorni, restano dentro tutti i buchi di sicurezza che gli hackerini conoscono già. E questo problema non conosce confini, case, uffici, negozi, hotel, persino palestre o chiese. Basta davvero poco per trovarne una e boom, sei dentro la vita di qualcuno. Gente che cucina, che lavora in ufficio, bambini ripresi dalle telecamere nelle loro stanze. Ovviamente non ti mostro nulla per rispetto della privacy, ma fidati, ce ne sono a migliaia. E questo è veramente inquietante. Infatti esistono strumenti che funzionano come veri motori di ricerca per questi dispositivi. Tipo Google, ma per dispositivi connessi ad internet, come appunto le telecamere. Solo che a differenza di Google, che lista tutti i siti web, questi scandagliano tutto internet alla ricerca di dispositivi connessi ad internet, come telecamere e frigoriferi smart, perché no? È come avere la mappa mondiale di tutte le porte e finestre lasciate aperte. E adesso prova ad immaginare questa mappa nelle mani di un hackerino. Non proprio rassicurante, vero? Ora potresti pensare, vabbè, ma chi se ne frega, dai. Chi vuoi che guardi proprio me? E invece no. Per molti hackerini curiosi, guardare telecamere a caso è come farsi Netflix gratis. Ed inoltre il problema non è solo lo spionaggio nella vita quotidiana, ma anche il fatto che qualcuno può modificare le impostazioni, disattivare la registrazione, cambiare la password e tagliarti fuori dalla tua stessa telecamera. Oppure raccogliere informazioni personali, documenti lasciati sul tavolo, conversazioni in casa, dettagli dell'ambiente. Tutto può essere usato per frodi o addirittura per pianificare un furto. Paradossale, no? Una cosa che installi per sentirti più sicuro può diventare lo strumento perfetto per organizzare un furto in casa tua. E poi c'è chi lo fa per soldi, ricatti, video privati rivenduti nei mercati neri, su Telegram o nel dark web, fino allo spionaggio industriale. Se becchi qualcosa di compromettente, il rischio estorsione è dietro l'angolo. E non dimentichiamoci che queste telecamere, essendo esposte online, possono trasformarsi anche in zombie digitali nelle botnet, ovvero eserciti di dispositivi infettati che un hackerino comanda a distanza per lanciare attacchi informatici. Ne ho parlato nel video sul DDoS, dagli un'occhiata. E la cosa peggiore è che non te ne accorgi, non c'è nessuna lucina rossa che si accende con scritto «Ehi, ti stanno guardando». La telecamera funziona come sempre, tutto normale, mentre magari sei osservato per mesi senza saperlo. Ma ora ti starai chiedendo, ma tecnicamente, come fanno queste telecamere a finire esposte su internet? Te lo spiego, ma prima devi sapere una cosa. Ogni dispositivo connesso ad internet usa delle porte per comunicare. Pensa ad un server, cioè quel computer che sta da qualche parte nel mondo e ospita un sito web. Per farti arrivare alla pagina dei gattini che vuoi vedere, quel server apre una porta e ti lascia entrare. È un po' come a casa, se stai cucinando e vuoi invitare un amico a cena, devi aprire la porta, altrimenti come fa ad arrivare? E non puoi mica aspettare che arrivi dal camino, mica è Babbo Natale. Le telecamere funzionano allo stesso modo, hanno delle porte che se lasciate aperte permettono l'accesso. Ed è qui che iniziano i guai, soprattutto quando vuoi accedere alle telecamere anche fuori casa, che poi è il motivo principale per cui si configurano. Un metodo classico per farlo è il port forwarding. Ok, ti spiego facile. Il router, quel coso che hai a casa e che ti fa connettere ad internet, è come il buttafuori della tua casa su internet. Decide chi può entrare e chi no. Quando si usa il port forwarding, praticamente il router apre una porta e dice alla telecamera: tranquilla, se qualcuno bussa da fuori, lo faccio entrare da te. Il problema è che molti router hanno una funzione chiamata Universal Plug and Play, che è come un portinaio un po' ingenuo, che apre automaticamente le porte quando qualcuno bussa. E se non ci sono controlli aggiuntivi, può entrare chiunque. Il secondo metodo invece si chiama peer-to-peer. Qui la telecamera non aspetta che qualcuno bussi, ma è lei che chiama direttamente i server del produttore. Tu poi tramite l'applicazione guardi il video collegandoti a quei server. Sembra più sicuro perché la telecamera non è esposta direttamente ad internet
Ma se gli hackerini entrano nei server del produttore è come se aprissero tutte le porte di tutte le case contemporaneamente. Ma non voglio lasciarti in paranoia, ci sono delle contromisure. Cambia subito la password predefinita e falla bella tosta. Se vuoi dei consigli su come creare una password sicura, vai a guardare il mio video sulle password. Ed aggiorna sempre il firmware. Quando ti esce una notifica che c'è un aggiornamento, fallo. Poi ricordati, non basta proteggere la telecamera, devi proteggere anche dove finiscono i tuoi video. Se usi il cloud, tipo Google Drive, iCloud o Dropbox, o lo spazio che ti dà direttamente il produttore della tua telecamera, non lasciare l'account scoperto. Anche qui, password sicura e autenticazione a 2 fattori, che è quel secondo codice necessario ad accedere. E chiediti sempre, ho davvero bisogno di salvare mesi di registrazioni? Meno conservi, meno rischi. E non è solo una questione personale, anche chi produce queste telecamere deve farsi carico della sicurezza. In Europa, ad esempio, sta arrivando il Cyber Resilience Act. I produttori saranno obbligati a garantire la sicurezza dei dispositivi già dalla progettazione e dimostrare che i loro prodotti hanno superato specifici test prima di poterli vendere nel mercato europeo. Speriamo sia un punto di svolta, perché non si può continuare a trattare la sicurezza come un optional, ma deve essere un requisito fondamentale. E voglio chiudere così: non sottovalutare mai il rischio. Non pensare, ma chi vuoi che spii proprio me? Perché il punto non è chi sei tu, ma quanto sei facile da spiare. E oggi la verità è semplice: spiare è troppo facile. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!